Ciao pittori! Oggi andiamo a creare un True Metallic Metal un po' più avanzato, per effetti metallici realistici e d'impatto. Partendo da una base nera, mischiamo un 50% di metallico scuro ad un 50% di colore nero e iniziamo ad applicare il nostro colore con tantissimi puntini con una tecnica chiamata stippling, evitando di dipingere le zone d'ombra. E questi piccoli puntini creeranno un effetto metallico martellato sulla superficie, formando anche una texture dopo che il colore si sarà asciugato. Una volta coperta quasi tutta la superficie, prendiamo il colore metallico scuro che abbiamo usato in precedenza e senza mischiarlo al nero, e dipingiamo altri nuovi piccoli puntini iniziando a definire e disegnare le nostre luci, stando attenti a non coprire totalmente la superficie dipinta in precedenza. In questo modo inizieremo a creare un gradiente di luce formato da varie tonalità di puntini e che si mischiano assieme. Con un colore metallico chiaro ripetiamo la stessa operazione sopra i punti più luminosi della nostra miniatura. In questo modo andremo a definire le luci più intense. Alla fine di questo passaggio avremo varie tonalità di colore che formano le nostre zone d'ombra e di luce. E per uniformare il tutto ed ammorbidire le varie transizioni, prendiamo il nostro primo mix formato da colore metallico scuro mischiato al 50% con nero e lo andiamo a diluire con molta acqua, creando un leggerissimo velo di colore che applichiamo su tutta la superficie come un filtro di colore. Prima di applicare il filtro facciamo un test sul nostro dito per essere sicuri che il nostro mix sia semitrasparente, e così da amalgamare i colori assieme senza coprirli totalmente una volta applicato il filtro. Rimuoviamo anche gli eccessi di acqua con un pennello evitando piccole macchie e lasciamo asciugare. Una volta che la nostra superficie è totalmente asciutta, ripiassiamo le zone di luce più chiara, applicando un nuovo strato di colore metallico chiaro, sempre con la tecnica dello stippling. Per avere dei bordi più luminosi e marcati, possiamo usare una cera metallica per modellismo, da applicare sui bordi con un vecchio pennello. Fate attenzione a non mischiare la cera con l'acqua e lavate il pennello soltanto con acqua ragia, in quanto la cera metallica non è a base d'acqua. Lasciate asciugare la cera per quasi un'ora e con un panno morbido di cotone lucidate delicatamente per far brillare i bordi. Spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto e se avete domande fatemele sapere qui sotto nei commenti. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!